Ciao a tutti, oggi parliamo del chilotorace nel cane e nel gatto. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che se siete interessati agli argomenti di medicina veterinaria o se siete proprietari di un cane e di un gatto e volete saperne di più sulle patologie che possono colpire, speriamo mai, i vostri cani e i vostri gatti, vi invito ad iscrivervi al canale qua sotto. Nel canale troverete già diversi video su tantissime patologie e in alcuni di essi do chiaramente qualche consiglio utile. Inoltre, se volete supportare il progetto, mi raccomando, un mi piace al video in modo tale che il video possa essere visto anche da altre persone che chiaramente magari sono interessate a questi argomenti. Partiamo subito col chilotorace. Cerchiamo di identificare chilotorace, parliamo di un versamento toracico, quindi di una presenza di un liquido all'interno del torace che che non permette ai polmoni di espandersi e quindi provoca un'insufficienza respiratoria, una grave dispnea nei nostri animali. Quindi abbiamo animali che si presentano dispnoici, cioè non riescono a respirare bene e chiaramente di solito sono anoressici, tolleranti all'esercizio fisico e ovviamente apatici. La presentazione del soggetto tendenzialmente quindi è un soggetto dispnoico. Si è visto che nei cani soprattutto il levriero afghano e lo Shiba Inu sono razze più frequenti, però può colpire tutti, anche perché la causa del chilotorace fondamentalmente possono essere diverse. Prima di tutto, chilo è, diciamo, il contenuto di questo versamento. Il versamento toracico può essere di diverso tipo, può essere un versamento toracico per esempio emorragico, cioè un versamento diciamo di sangue, oppure può essere un versamento che può avere un contenuto proteico molto basso e a livello cellulare molto basso. Il chilotorace è un particolare tipo di versamento causato fondamentalmente dalla presenza dei trigliceridi, è ricco di trigliceridi, fondamentalmente proviene chiaramente dal dotto toracico, che fondamentalmente è una struttura che unisce i vasi linfatici intestinali e tramite poi il dotto toracico va fondamentalmente nel sistema nervoso all'interno del torace. Di solito la rottura del dotto toracico è molto rara come causa del chilotorace. Di solito la rottura avviene per un trauma e è una delle, diciamo, cause di chilotorace, quindi la traumatica. La traumatica può essere un incidente stradale oppure anche una chirurgia, per esempio come una complicanza di una chirurgia come una toracotomia. Per quanto riguarda invece altre cause, abbiamo quelle non traumatiche, che possono essere torsione del lobo polmonare, possono essere ernia diaframmatica, ma di solito le più frequenti sono la linfangiectasia sistemica, la filariosi cardiopolmonare, tutte le patologie del cuore destro, quindi versamento pericardico, e poi le neoplasie, cioè masse che comprimono chiaramente le strutture, quindi fondamentalmente possiamo avere la presenza di chilotorace. Una delle cause di chilotorace nel gatto più frequente è il linfoma mediastinico che può creare chilotorace. Esiste anche il chiloaddome, cioè la presenza di chilo nell'addome, di solito è un fattore prognostico negativo. Di solito se un animale ha chilotorace e chiloaddome, fondamentalmente è un fattore per la prognosi non proprio bello. Generalmente abbiamo definito chiaramente i segni e i sintomi di questi animali. Come si diagnostica un chilotorace? Allora, il chilotorace si diagnostica, diciamo, alla visita clinica vediamo l'animale dispnoico, quindi fondamentalmente attraverso radiografie e anche la diagnostica per immagine avanzata vediamo fondamentalmente la presenza del versamento e la diagnostica per immagini a volte ci aiuta per capire dove c'è eventualmente la rottura del dotto toracico, quando dobbiamo poi intervenire chirurgicamente per legare il dotto toracico. Mentre invece, oppure per valutare la presenza di una massa, perché a livello radiografico magari vediamo chiaramente tutto radiopaco e quindi non vediamo la presenza di una massa. Generalmente poi si esegue chiaramente una toracocentesi, ovvero si aspira del liquido
dal torace, e generalmente il colore di questo versamento è biancastro, quasi lattiginoso, ed è ricco di trigliceridi. Se facciamo un'analisi fondamentalmente troveremo ricco di trigliceridi, e questo conferma chiaramente la diagnosi di chilotorace. Il trattamento fondamentalmente come avviene? Allora, prima di tutto sono animali che devono essere ospedalizzati, quindi devono essere ricoverati, e si aspira chiaramente il liquido attraverso la toracocentesi, chiaramente anche più volte a settimana. Inoltre si dà una fluidoterapia chiaramente per sostenere l'organismo, e chiaramente un'altra cosa che si effettua è una dieta povera di trigliceridi. Questo soprattutto anche nel versamento, nel chilotorace diciamo idiopatico, ovvero in quella tipologia di chilotorace in cui non si trova una causa secondaria che può causare chiaramente la presenza poi di chilo all'interno del torace. La presenza chiaramente di chilo all'interno del torace poi crea chiaramente un processo infiammatorio, quindi una pleurite fibrosante. La gestione fondamentalmente definitiva di questi soggetti poi sarà avverrà attraverso la chirurgia, attraverso la legatura del dotto toracico e la pericardiectomia, per evitare chiaramente la formazione di chilotorace. Poi, ripeto, nel chilotorace idiopatico si continuerà poi una dieta povera chiaramente di trigliceridi. Spero che questo video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima puntata col prossimo video. Un saluto a tutti.